Per una settimana ho viaggiato nella desolazione dell'entroterra, lungo le splendide spiagge vulcaniche del sud. Ho visto canyon plasmati dagli elementi per migliaia di anni, campi di lava dall'aspetto lunare e laghi glaciali da cartolina. Quest'isola sembra non finire mai di stupirmi, ma quest'oggi vi racconterò il fascino naturalistico dell'Islanda orientale. Io sono il viandante e sto per portarvi alla scoperta delle meraviglie di quel paradiso chiamato Islanda. Mattina del sesto giorno. Imbocchiamo quella che sulla mappa è indicata come una vecchia sterrata di montagna che dovrebbe arrampicarsi fin sul bordo del ghiacciaio Vatna, con l'avvertenza accidentata e a tratti ripida, per guidatori con i nervi saldi. Dangerous roads, qui bisogna stare attenti ragazzi. Quando scavalliamo finalmente la fitta coltre di nubi, il ghiacciaio è quasi sotto i nostri piedi. Nel periodo estivo non è difficile incrociare qualche fuoristrada che qui chiamano super jeep, modificate per potersi spostare anche sui terreni più difficili. Ma noi abbiamo già messo alle corde la nostra piccola Duster per salire fin qui, quindi ci limitiamo a salutarli di passaggio. Purtroppo la discesa avviene nel bel mezzo della coltre di nubi, impedendoci una visuale privilegiata sulla distesa di ghiaccio. Ma l'Islanda è anche tempo mutevole, che non ci impedisce di coglierne il fascino. Nel primo pomeriggio siamo di nuovo sulla Ring Road, di nuovo puntati verso est. Paesaggi di grande fascino continuano a scorrere tutt'attorno a noi, mentre osservo, rapito, oltre il finestrino. Qualche radio islandese non è ciò che definirei effervescente. Per fortuna, gli spostamenti in auto sono intervallati da frequenti soste che ci regalano folate di vento frizzante e panorami costieri mai banali. Amici, buongiorno, stiamo ripartendo, la giornata promette bene, però l'abbiamo detto anche ieri e quindi adesso siamo un po' più prudenti. Da oggi siamo a est, stiamo dirigendoci verso nord perché ci aspetta tutta la costa est dell'Islanda, un po' alla volta. Comincia l'Oxy Pass F939, passo di montagna che dovrebbe darci anche degli scorci molto belli sul paesaggio, vedremo. A breve scopriremo con voi. Una ventina di chilometri ed un passo di montagna sono sufficienti per notare un netto cambiamento dei paesaggi attorno a noi, ora più collinari e con una vegetazione più simile all'Europa continentale.
In quest'area è in corso anche un progetto di graduale riforestazione con oltre 85 specie di piante allo scopo di contrastare l'erosione del suolo e migliorare più facilmente il bilancio del carbonio nazionale. La mattinata di sole ci invoglia ad una escursione per risalire verso la cascata di Hankifoss, lungo un canyon costellato di pilastri di roccia basaltica fusa, uno spettacolo imperdibile. La caratteristica particolare di Hankifoss è la presenza di striature orizzontali nella roccia, che la rendono unica e riconoscibile. Anche in quest'area si può osservare bene il fenomeno delle colonne basaltiche, dovuto al rapido raffreddamento del magma vulcanico. Questo sembra il masso di Vil Coyote. Mattina dell'8° giorno, ancora nuvole ma almeno non siamo immersi nella foschia come ieri pomeriggio. Siamo diretti a Borgafjordur, un'area remota dell'est, dove ci attende qualcosa di molto particolare. Quello che inizialmente appare solo come un tranquillo porticciolo si rivela un punto di osservazione perfetto per osservare una specie molto popolare, i puffins. Osserviamo con simpatia come i nostri piccoli amici abbiano scavato una miriade di buche per nidificare qui, per nulla spaventati dalla frequente presenza umana. Nel periodo che va da maggio a metà agosto, è così che alcune scogliere islandesi si trasformano in grandi resort per coppie di puffins, rigorosamente monogame. Il fatto che le pulcinelle di mare si presentino sempre nelle stesse zone, anno dopo anno, è dovuta alla loro saggia abitudine a riutilizzare gli stessi nidi. Considerato che possono vivere anche più di 20 anni, si può dire che l'Islanda sia la loro casa vacanza. Questi esemplari sono a pochi metri da me, nascosto dentro a un capanno. Non posso che osservarli con un sorriso di simpatia, non solo per quel loro incedere un po' dondolante e quella livrea che li rende perfetti per un cartone animato. Riaffiora in me quel genuino sentimento di ammirazione che solo Madre Natura sa regalarmi. Dopo un pranzo veloce ci rimettiamo in strada perché ci attende un trasferimento piuttosto lungo verso il nord-est islandese. Nonostante sia la parte di Islanda meno attrattiva per i viaggiatori, al punto da essere tagliata fuori dalla Ring Road, noi vogliamo dare una soddisfazione ai 4 abitanti che la vorrebbero più turistica. I paesaggi attorno a noi tornano ad essere tipicamente islandesi, brulli, surreali, disabitati.
Amici, andiamo a fare colazione a una pompa di benzina, poi vi racconto. Buongiorno amici, allora abbiamo fatto colazione dal benzinaio, che in realtà non era nient'altro che l'annessa tavola calda a cui era confezionata la nostra guest house. Tra improbabili sculture futuriste nel bel mezzo del nulla e paesaggi costieri dalle atmosfere invernali, raggiungiamo una delle riserve naturali che più ho amato di questo viaggio, il Canyon di Asbirgi. Non so se sia il rifugio di antiche divinità, come vuole la tradizione, ma è certo che ci troviamo in un piccolo paradiso per la flora e la fauna islandesi, protette da un'imponente muraglia naturale. Aggirandosi per i numerosi sentieri della riserva, non è difficile imbattersi nei suoi abitanti. La presenza di numerose specie di uccelli che scelgono questo luogo per riprodursi è favorita dal fitto sottobosco che facilita il loro sostentamento e da una fitta coltre di betulle. Ma è soprattutto l'anfratto roccioso alto quasi un centinaio di metri a proteggerli e a far riecheggiare le voci dei pochi turisti. L'incombente muraglia di roccia incute quasi timore, con l'aggiunta di cartelli che avvertono della frequenza e dei rischi di caduta massi. Ma al tempo stesso è il baluardo che consente a questo luogo una vita rigogliosa. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. La nostra esplorazione odierna prosegue lungo la valle del Vesturdalur, alla ricerca delle formazioni rocciose più scenografiche che contraddistinguono quest'area. I was just calling to see if you're free to run away. Una facile passeggiata di un paio di chilometri lungo il fiume Jökulsá ci riporta alla realtà dei paesaggi islandesi, fatti di aspra roccia plasmata dal fuoco vulcanico e dalla forza dell'acqua. Ed eccoci al cospetto di Katla og Kettling, ovvero marito e moglie, l'anziana coppia di troll pietrificati prima di sfuggire ai raggi del sole, secondo le leggende del luogo. O ancora più scenografiche le formazioni rocciose sull'altra sponda del fiume, che valgono senz'altro una visione da vicino. Noi mangiamo così, per capirci. Pranzi a Monserrano originale dalla Spagna, mi ricordo Marcello. Kiwi, che però non si sa se mangeremo perché vanno pelati. Un po' di formaggio che costa come l'ira di Dio, ve lo dico subito, il formaggio lo pagate a peso d'oro. E pane che bisogna accontentarsi di quello che si trova, cioè questi, perché il pane fresco, le baguette così sono poche e vanno a ruba,